Buonasera, io sono Marcello Calogero, ho curato per la Fondazione Zeri questo ciclo di incontri dedicato alla grande stagione dei musei italiani del dopoguerra, cioè un momento storico in cui le gerarchie di valori, le gerarchie visive fra le opere d'arte e gli spazi che le contengono vengono radicalmente ripensati e anche un po' per questa sua natura di tornante della storia della museologia e della museografia italiana ma anche internazionale, e questo tema già nei primi due incontri è servito molto bene per, come punto di partenza poi per parlare anche delle mostre e dei musei di oggi. Io vi presento brevemente Guido Beltramini, storico dell'architettura, direttore del Centro Internazionale di Studi Andrea Palladio di Vicenza, infaticabile curatore di mostre e grande esperto di Carlo Scarpa. Carlo Scarpa, l'architetto che diciamo anche nelle volte scorse è già stato protagonista insieme a Franco Albini e che cura nel 1949 a Venezia, a Palazzo Ducale, la mostra che ha dato la copertina a questo ciclo di incontri. Ecco, io do la parola a Guido Beltramini che ci porta nel mondo di questa mostra veneziana che è stata veramente aurorale per questa stagione museografica. Grazie Marcello, buonasera a tutti. Saluto Andrea Bacchi, a cui devo la mia presenza qui, e naturalmente Salvatore da remoto. Io partirei subito con le prime immagini, se possiamo. Stiamo parlando di una mostra di cui oggi forse non capiamo tantissimo l'importanza. È la prima volta che i grandi Francia, Inghilterra, America rompono l'embargo contro l'Italia. Siamo un 49, sono la grande mostra di Bellini, è il momento in cui l'Italia torna ad affacciarsi nel mondo della cultura internazionale. È una mostra quindi molto significativa e il tema di oggi è partito da cose che già conoscete abbastanza bene, cioè tra questa polemica fra i due protagonisti c'è Rodolfo Palluchini, che vedete qui, che sta dialogando con Wolfgang Lotz e con Ludwig Heinekai, perché sono al consiglio scientifico del Centro Palladiano di Vicenza, dove io lavoro adesso, e la leggendaria Wittgens. Sapete benissimo che il tema, il problema è quello della discussione sulla presenza eccessiva dell'architetto nell'allestimento, che viene criticata dalla Wittgens, a cui risponde con grande veemenza Palluchini dicendo che è un dovere di un critico presentare l'opera in una prospettiva di gusto del nostro tempo. E questo era un po' il tema di oggi, provare a ragionare questo che cosa vuol dire. È sempre più facile, secondo me, farlo a partire dalle cose, dalle immagini. E addirittura mi ha colpito che Palluchini, quando discute, dice che questa idea di togliere le cornici è un gesto di moralità critica. Sapete il problema? I quadri arrivano con cornici diverse, quasi mai originali. La scelta dei curatori e dell'architetto è quello di eliminare le cornici spurie. La Wittgens si oppone alle ragioni di Palluchini, mette in guardia da affidarsi agli architetti registi, è un tema interessante. Sappiamo bene che una mostra nasce su due gesti: l'ordinamento, vale a dire la decisione della strategia in cui presentiamo gli oggetti, che è fatta dal curatore, e poi l'allestimento, che è fatta dall'architetto. Ragionando su questa mostra e vedendo certe mostre contemporanee, mi viene da dire che il sonno dei curatori genera mostri, non solo mostre, perché il problema è che ultimamente
come dire, il ritiro dei curatori ha dato un grande spazio anche agli architetti. La discussione assume toni accesi tra Wittgens e Palluchini. Giustamente la Wittgens dice che togliere le cornici è ancora più falso, e presentare un quadro senza cornici è ancora più falso che presentare un quadro con una cornice dell'Ottocento, un quadro di Giovanni Bellini, e accusa il fatto dell'allestimento di Scarpa di non aver valorizzato a sufficienza la mostra. In realtà i litigi sono abbastanza forti. Questa bella foto di Berenson in visita alla mostra di Bellini fa il pari col commento di Berenson che diceva che i quadri senza cornice sembravano cadaveri a malapena avvolti nei panni della sepoltura, quindi non esattamente una lode. E lo stesso Brandi, con una veemenza polemica che mi tranquillizza rispetto ai liti fra storici dell'arte dei nostri tempi, che sono molto più blandi, Brandi dice che sembravano cadaveri adagiati su federe candidi da sanatorio svizzero. È interessante questa idea che togliere le cornici voglia dire esporre un cadavere, no? Quindi tagliare la biografia dell'oggetto vuol dire come togliere la vita all'oggetto. E lo stesso anche Christopher Norris dice che funziona per la critica, ma è più clinico che armonioso l'effetto. Non tutti sono contrari, ad esempio Roberto Longhi è a favore, e nella recensione che pubblica sul Burlington a pochi mesi dalla mostra, introduce un tema che secondo me è molto scivoloso, cioè dice che esporre i quadri senza cornice è come se fossero ancora nello studio dell'artista prima dell'intervento dei corniciai e prima di spedirli ai patrons, ai committenti. Che è interessante perché, capite, è come se lui sta immaginando che io ho una visione simultanea di tutti i decenni della vita di Bellini e senza cornice mi avvicino di più all'atto creativo. Questo me sempre preoccupa perché non dimentico mai cosa scrive Primo Levi sul culto della purezza, sul culto del ritorno alle origini come qualcosa che percorre l'intero Novecento. La mostra si tiene al secondo piano di Palazzo Ducale. In effetti, a guardare le immagini, è un allestimento radicale, come probabilmente oggi difficilmente si potrebbe vedere. Scarpa, vedete, appoggia i dipinti su delle pareti bianche, Palluchini si sforza in più lettere di dire che sono pareti in realtà di una stoffa grezza, non proprio bianca, e a me piace, mi colpisce molto anche il modo di allestimento, ma adoro questo Scarpa che, vedete, non disegna oggetti ma fa dei gesti, sono proprio dei... Qui Scarpa usa dei dispositivi, vedete come lui inclina leggermente il pannello su cui sono appoggiati i quadri e quelli sono i quadri con le cornici che avrebbero dovuto avere, e così è invece come li presenta Scarpa, ed è, vedete, molto interessante perché l'inclinazione del pannello spinge i quadri verso la luce, cioè è un gesto minimo, l'oggetto in sé non è disegnato, abbiamo una serie di disegni di Scarpa di questa fase, questo è l'inizio del disegno del pannello della sala seconda in cui lui pensa a due elementi colorati che dopo scompaiono. È interessante notare, vedete, che la dimensione del pannello è dimensionata sulla trasfigurazione del Correr con la cornice, però poi Scarpa scrive sopra meglio senza cornice, aggiungere due strisce sotto e sopra di tela bianca. Poi la discussione con i curatori, che se notate il modo in cui ancora oggi sono esposti quei quadri al Correr mantengono quell'idea scarpiana dell'esposizione senza cornice.
In realtà poi al centro viene messa non la Trasfigurazione ma la Pietà del Correr, e quindi Scarpa definisce quel rettangolo centrale con un tessuto grigio. Queste erano le sale meno caratterizzate del secondo piano del Palazzo Ducale. In realtà nelle sale successive, a partire dalla 6, entriamo nell'appartamento del Doge. Qui le pareti hanno affreschi, hanno in questo caso carte geografiche, per cui dirò spesso Palladio, ma intendo Scarpa, mi potete capire. Qui Scarpa vela le pareti con due grandi, vedete, con due grandi semicerchi dentro cui mette la pala Pesaro e le altre pale veneziane. Anche in questo caso, vedete, filtra, nasconde le pareti ed espone la Santa Giustina su un elemento molto semplice. Più complesso il cavalletto che regge il Bellini Contini Bonacossi, diciamo oggi al Louvre, e in queste sale c'è una certa presenza, vedete, dell'ambiente storico che viene in qualche modo filtrato ma non cancellato. Sul Restello Catena viene allestito da Scarpa, diversificando la presenza dei 4 riquadri di Bellini e di quello superiore di Previtali, come aveva già suggerito Longhi qualche anno prima. È interessante il disegno di Scarpa, un disegno veramente rinascimentale in cui vedete il fianco dell'elemento, poi il dettaglio sofisticato della cornice superiore. Mi colpisce sempre, vedete, l'acribia con cui Scarpa sta disegnando il piccolo distanziatore, sono tutte varianti dello stesso elemento, e poi commenta quando trova la situazione, scrive così, che è un modo che usa anche Antonio da Sangallo il giovane o Peruzzi quando finalmente arrivano alla soluzione. Questo proprio ci dimostra che il disegno di un architetto non è mai un'immagine, solo un'immagine. Il disegno di un architetto è uno strumento con cui l'architetto pensa e registra le fasi del pensiero e, come dire, registra il tempo della creazione. Ecco, bisogna dire che è straordinariamente radicale la presentazione dell'Ebbrezza di Noè di Besançon e naturalmente, cosa che conoscete bene, anche il modo in cui presenta la Pietà di Brera. E, tra l'altro, vedete, nel caso della Pietà di Brera il quadro è messo sopra il pannello bianco. Nel caso del Politico di San Giovanni e Paolo, invece, i quadri sono incassati nel supporto, quindi a filo con la parete, e nel caso addirittura dell'allegoria sacra degli Uffizi, vedete, la parete fa da passepartout, proprio è disegnata, il pannello proprio incornicia il quadro. La Wittgens l'ha capito immediatamente e la chiama discutere la messa in scena modernista della mostra di Bellini. È interessante, quello che sta avvenendo è proprio una battaglia ideale, concettuale, fra due visioni, fra quest'idea di Pallucchini, Longhi e Scarpa di operare un vero e proprio straniamento, vale a dire di isolare l'oggetto dal suo contesto per farcelo leggere in un modo nuovo, in un modo inedito, e rompere, come dire, l'abitudine con cui guardiamo a questi oggetti, isolandoli in questo modo. È una strada che poi arriverà nel Can Grande di Castelvecchio come elemento speciale. Cioè l'idea della mostra come un luogo in cui ti faccio vedere le opere come non le hai mai viste, in una sorta di realtà aumentata in un certo senso. Non a caso, quando Pallucchini deve dire quali sono i modelli dell'allestimento, cita il celebre allestimento dell'anno precedente di Scarpa alla Biennale, la mostra di Paul Klee. Questa è la pianta, quelli sono due vedute, ed vedete, è straordinario come Scarpa, anche qui disegni dei dispositivi che modificano la posizione del quadro nello spazio, si rompe il rapporto diretto con la parete e si inventa qualcosa di diverso. È interessante però che
nel testo in cui Pallucchini difende sul bollettino d'arte la sua mostra, Pallucchini dice: la mostra italiana di arte antica al Petit Palais del 1935 rispettava il gusto pompier del Museo Provinciale francese. Ma dice, ecco che 2 anni dopo la Francia, per merito di uno storico dell'arte, con la mostra di Van Gogh si poneva alla testa del rinnovamento museografico offrendo una presentazione modernissima eppure storicamente a fuoco. Si ricordino le cornici bianche, perché quello che la Wittgens aveva capito immediatamente è che non è che Scarpa avesse tolto le cornici, Scarpa e Pallucchini avevano messo delle cornici bianche. Avete visto in che modo? È stato un gesto, cioè togliere la cornice e mettere una cornice. Ed è interessante andare a vedere qual è l'allestimento a cui Pallucchini si sta riferendo, ed è questo allestimento della mostra di Van Gogh del 1937, di cui miracolosamente abbiamo ancora solo questa immagine, una cosa che così umanamente mi ha molto commosso, perché non solo René Huguet, il famoso curatore del Louvre, ma l'architetto di questo allestimento è Jean-Charles Moreau, grande architetto francese, che siccome si era proclamato l'ultimo palladianista di Francia, André Chastel, quando era presidente del mio istituto negli anni '80, l'aveva convinto a donare a noi la sua biblioteca. Infatti al Centro Palladio di Vicenza c'è la strepitosa biblioteca di libri antichi di Jean-Charles Moreau, che è il modello proprio, vedete, delle cornici bianche a cui guarda Pallucchini e che poi Scarpa mette in scena. Eccoli qua i due, il curatore e l'architetto. Quest'idea della prospettiva di gusto del nostro tempo è la cosa di cui penso che sarebbe interessante parlare questa sera. Anche perché, come dire, questa dimensione civile degli allestimenti, questa necessità di usare le mostre un po' come era il teatro nella grande cultura greca classica, vale a dire un luogo in cui la comunità discute su dei valori cardine della propria convivenza, è qualcosa secondo me di molto contemporaneo. Di fronte alla radicalità e oggi diremmo alla modernità di questo allestimento, viene da domandarsi quale sia la prospettiva di gusto del nostro tempo dell'allestimento della mostra di Giovanni Bellini fatta alle Scuderie del Quirinale del 2008, temo tragicamente televisivo, perché vedete come l'allestimento replichi anche con l'illuminazione. Sembravano retroilluminati i quadri, vi consiglio la lettura del libro di Giovanni Agosti che analizza da maestro questa mostra, e devo dire che anche recenti operazioni come la demolizione del grande allestimento del BBPR al Castello Sforzesco della Pietà Rondamini e la sua, come dire, riedizione in questa nuova configurazione ci dà molto la misura forse della prospettiva di gusto del nostro tempo, che ahimè è molto più merceologico di quanto non fosse in quegli anni, anche se volevo chiudere con una nota importante. Trovo che l'allestimento della Vittoria Alata fatto da Juan Navarro Baldeweg a Brescia sia uno degli interventi più straordinari degli ultimi decenni. Sapete, la grande scultura alata, qui Baldeweg interpreta proprio la natura ambigua della scultura, che è in parte astratta e simbolica nelle ali, in parte molto naturalistica nella figura della Vittoria. Questa ambiguità fra come dire, naturalismo e simbolismo viene interpretata da questo allestimento con cui Baldeweg riveste le pareti della cella con questi mattoni all'antica molto materici, ma inserisce al tempo stesso degli elementi simbolici come la straordinaria luna che dall'alto illumina con una luce fredda la Vittoria, oppure questa specie di alfabeto primordiale che è un modo di evocare l'articolazione delle pareti romane antiche. Ecco, questa forse è la prospettiva del nostro tempo che ci fa ben sperare, diciamo, sul nostro futuro. Prego Marcello. Grazie tanto. Io ringrazio Guido Beltramini per questa analisi di questo momento veramente cruciale
e per aver, come dire, messo in luce come ci siano due aspetti che spiegano questa operazione. Da una parte sicuramente c'è l'idea di liberarsi di un passato di mostre che era stato utilizzato anche durante il regime fascista, le famose mostre all'estero del 1930 a Londra, al Petit Palais del 1935 e quindi, come dire, l'idea appunto di rottura, e si parla spesso anche in questi testi di questo momento di una democratizzazione, cioè l'idea che l'abbandono dell'ambientazione, cioè di quel criterio che voleva ambientare le opere nel luogo e nel tempo in cui sono state create, ecco, quello è sicuramente uno dei punti. Scarpa va oltre. Scarpa utilizza al tipo di allestimento che aveva sperimentato solo l'anno prima per delle opere di arte contemporanea, cioè Clea era una mostra retrospettiva alla Biennale, e lo applica alle opere del Rinascimento. Ecco, io mi chiedevo se nell'opera di Scarpa e anche nei disegni e nei progetti ci fosse l'idea di una attenzione al visitatore, cioè l'utilizzo di disegni prospettici o se ci fossero altri segnali di un'attenzione specifica al visitatore e appunto se questo poteva poi aver influito anche sulle sue scelte di stile e sul modo di presentare le opere d'arte. Io penso senz'altro di sì. Quella stagione che inaugurano questo tipo di mostre è una stagione di mostre di massa, è una stagione di grande allargamento del pubblico, nell'idea che, un po' come dire sulla tradizione dell'idea crociana, che ogni storia è storia contemporanea, quindi sulla necessità di far parlare anche l'arte antica del presente, cioè di immettere l'arte antica nel contesto del presente, e quindi con una profonda funzione civile. Questa funzione civile sicuramente si traduce in un'attenzione particolare verso il visitatore, anche se ovviamente stiamo parlando di mostre di più di 50 anni fa e con modalità che oggi come dire, ci sono molto lontane. Siamo abituati a presentare le cose oggi in tutt'altro modo, ma sicuramente era una rottura dell'idea, era un porre le mostre e i musei al centro del dibattito culturale italiano, in un modo diverso da come l'aveva fatto il fascismo, e come dire, come veri e propri palestre di un discorso civile. Questa è una mostra, una monografica su Giovanni Bellini, in cui la lingua è la lingua morta, diciamo, dello stile, senza dubbio, e la presentazione di questi quadri privi di cornici, addirittura, come avete visto, incassati su pannelli bianchi, è un modo di togliere la fisicità e di restituire proprio al quadro un ruolo di immagine. Non a caso anche lo stesso Longhi parla di cavalletto nello studio dell'artista. Io penso che sicuramente ci fosse una nuova attenzione al visitatore cittadino, diciamo, come se la mostra fosse uno degli elementi con cui costruire la nuova monarchia della nostra nuova Repubblica uscita dal fascismo, ma su questo penso siano temi su cui anche Salvatore ha le idee molto chiare, diciamo. Sì, ecco, io volevo appunto chiedere a Salvatore Settis, che come sapete è il curatore di una bellissima mostra in corso alla Fondazione Prada, Recycling Beauty, della quale sicuramente avremo modo di parlare. Qui vedete le prime immagini e veramente io avvertivo un nesso tra passato e presente, pensando a questa mostra che vuole portare le opere del Rinascimento nel presente degli anni 50,
e la riflessione su come gli oggetti archeologici possono essere presentati oggi utilizzando il meccanismo di quello straniamento, di quella apparente decontestualizzazione che abbiamo visto per le opere di Giovanni Bellini. Ecco, se Salvatore Settis ci poteva spiegare un po' questa idea e come questa idea entra nella mostra della Fondazione Prada. Allora, prima di incominciare, volevo fare due commenti velocissimi alle cose molto belle che ha detto Guido, una storia di cui sapevo ben poco e ora so molto di più, due commenti molto veloci. Uno è l'uso dell'angolo che fa Scarpa nell'allestimento dell'Ebrezza di Noè, del quadro di Bellini dell'Ebrezza di Noè, credo sia di Besançon, che lui allestisce in angolo. L'angolo si usa molto poco, anche nella mostra di cui ora parlerò, in Recycling Beauty, abbiamo usato, è un'idea di Rem Koolhaas, un angolo per metterci qualcosa. La seconda osservazione volevo fare a proposito di Baldeweg, della Vittoria di Brescia, che quell'allestimento secondo me è particolarmente, anche a me piace molto, è particolarmente sofisticato anche perché allestisce sul muro, che abbiamo visto a sinistra nella foto che ci hai mostrato, una serie di frammenti di bronzo, cioè tematizza la frammentazione del bronzo, che è un punto secondo me molto importante per comprendere degli aspetti molto importanti dell'antichità, e cioè la distruzione sistematica di decine di migliaia di statue di bronzo e di oggetti di bronzo, perché era il metallo che era più importante piuttosto che la statua che rappresentava, anche se la statua, poniamo, era di Fidia, di Policleto o di qualcun altro. Quindi questo mi sembra una cosa molto importante. Vengo adesso al piccolo contributo che posso dare anch'io a questa discussione, prendendo le distanze, tanto per cominciare, da una delle cose che ho visto scritte sullo schermo, e cioè la frase, mi pare che sia, la formula dell'architetto regista. Mi è accaduto già con le prime due mostre a cui ho lavorato con Rem Koolhaas, data la sua straordinaria fama, straordinaria abilità e grande il suo carattere fortissimo. Mi è successo più di una volta che qualcuno mi chiedesse se lui era stato prepotente rispetto a quello che io avevo immaginato al principio. Devo dire che è esattamente il contrario. Quello che è accaduto in queste mostre, specialmente con maggiore intensità nell'ultima, è che l'architetto e il curatore, quello che ha inventato il concetto, cioè io e l'architetto, hanno lavorato molto di conserva. Quindi io parlo non come la vittima di un architetto prepotente, ma come colui che ha avuto la fortuna di lavorare con un architetto di tale importanza, il quale è però straordinariamente incline a capire, straordinariamente desideroso, curioso, intellettualmente curioso di capire che cosa cavolo mai ha in mente il curatore, che ha esperienze professionali e formazione molto diversa dalla sua, e che cosa ha in mente e come è il modo migliore per rendere questo in una mostra. Allora, che cosa? Quindi io devo forzatamente e quasi autobiograficamente, e anche di questo mi scuso, dire che cosa avevo in mente con queste tre mostre, come più di un commentatore nella stampa italiana ed estera ha già detto. Questa mostra, Recycling Beauty, null'altro è se non il terzo capitolo di un mio dialogo con Koolhaas, o piuttosto di un nostro comune dialogo. C'è poi la mia co-curatrice Anna Anguissola, naturalmente, che non vorrei minimamente sottovalutare, un nostro dialogo comune con l'arte classica.
Allora, è da questo che vorrei partire, cioè dalla mia ossessione di classicista, di archeologo, perché tale io sono, per un problema che si può formulare nel modo più semplice, ma addirittura banale, e voglio essere ostentatamente banale, può essere formulato così: che ci sta a fare l'arte greca e romana nel mondo di oggi? Questa è la domanda. Nel mondo del 1890 lo sapevano tutti cosa ci stava a fare, nel mondo del 1930 credevano di saperlo ancora tutti, forse anche nel mondo degli anni 50, quando io facevo, che so io, le scuole medie, il liceo e così via, credevamo ancora di saperlo. Oggi, con la ritirata violentissima dell'educazione classica dalle scuole, un po' dappertutto, anche in Italia c'è ancora, è uno dei pochi paesi con un liceo classico, ma che perde terreno nella generale opinione, con la ritirata dell'arte classica non solo nelle scuole ma poi anche nella coscienza generale, è finita quell'aura secondo la quale tutto ciò che era classico, che sia Euripide, Omero, Saffo o piuttosto le statue del Partenone o il discobolo, qualsiasi cosa che fosse classico aveva di per sé, si trascinava un'aura di autorità per cui bisognava guardarla con una certa reverenza. Tutti i nostri musei, quasi tutti i nostri musei, forse addirittura tutti i nostri musei, specialmente i più grandi, sto pensando ai Vaticani, sto pensando al Louvre, al British Museum, eccetera, eccetera, sono stati impostati e sono in grandissima parte ancora costruiti con degli allestimenti il cui presupposto non detto è: fermatevi e ammirate la perfezione dell'arte classica. Guardatela come un'arte esemplare che oggi ci deve insegnare molto. Questo presupposto perde terreno, come dicevo, e questo piedistallo ideale su cui l'arte classica viene normalmente issata si è trasformato da un piedistallo di marmo in non so come dirlo, in un iceberg di ghiaccio. L'arte classica, per chi la vede ancora così, è fredda, è lontana, è distante, e infatti non mancano, e si sono moltiplicate negli ultimi decenni, le mostre o le iniziative che la vogliono detronizzare dal posto che tanto a lungo ha occupato, e questo naturalmente è perfettamente legittimo. La crisi dei musei archeologici è crescente. I musei archeologici in America praticamente non ci sono, c'è solo la maggior parte dei musei, a cominciare dal Metropolitan, hanno una sezione archeologica, ma non sono. Il Getty, quando si è diviso in due, la Getty Villa, al cui progetto ho partecipato anch'io, è forse l'unico museo in America di una certa dimensione che sia esclusivamente archeologico, ma perché è un pezzo di un museo più grande che ha due sedi, una delle quali è quella, e fra l'altro lì è un'ambientazione d'epoca che più non si può, perché è una ricostruzione di una villa romana antica di Ercolano. Nei musei italiani invece molto spesso l'idea dei direttori dei musei archeologici italiani, l'idea più frequente, è che l'arte antica non interessa più a nessuno, o interessa a un numero sempre decrescente di persone, salvo pochi oggetti iconici come ce ne sono ai Musei Vaticani o al Museo Nazionale di Napoli e in pochi altri. E quindi per avvicinare un pubblico più giovane, il pubblico della generazione più giovane e del futuro a queste collezioni di arte antica straordinariamente ingombranti, un modo è di usare l'arte antica come una cornice per mostre di arte contemporanea. Questa è la cosa che si è fatta moltissimo negli ultimi anni, e che anche un museo importante come la Glittoteca di Monaco fa ogni anno, invitando ogni anno un artista sempre diverso a reagire alle opere
di quella collezione con delle opere proprie. Questo è una cosa che io non voglio né criticare né giudicare, ma che a me personalmente non interessa fare, non mi interessa fare per la 850esima volta una cosa che tutti stanno facendo con vario successo, delle volte funziona e delle volte no. Diverso è il caso, vorrei approfittare per dirlo, del museo della Fondazione Rovati, dove voi siete e io purtroppo no, perché lì le intrusioni, diciamo, di arte contemporanea in mezzo a opere etrusche sono state fatte nella collezione permanente e non in una mostra temporanea, sono state fatte creando attraverso l'allestimento di Mario Cucinella, ma soprattutto dello staff e degli stessi collezionisti, Giovanna e Lucio Rovati, creando delle sintonie. Questo è un discorso veramente nuovo, non so quante volte sia stato tentato, questa è quella che a me è sembrata la più riuscita. Io invece volevo fare un'altra cosa. Io ho pensato da un po' di tempo, e l'ho fatto in varie circostanze, ma citerò solo l'ultima, anche perché è aperta a Milano adesso, avete già visto un po' di immagini, le possiamo anche rimandare in loop quando crederete. Ho cercato di ragionare in una maniera completamente diversa. Ho cercato di ragionare provando a guardare al mondo antico in generale e all'arte antica più in particolare, non come a qualcosa da avanti a cui genuflettersi, ma come qualcosa da capire, non come qualcosa di familiare a noi, perché la nostra cultura su quelle cose, sui greci e sui romani si fonda, ma come qualcosa di straordinariamente lontano da noi, di altrettanto lontano o quasi altrettanto lontano quanto l'arte, che so io, cinese o precolombiana. Questo è, credo, il primo movimento da fare. In questo senso, il tentativo che ho fatto con Serial Classic, cito soltanto quella che fu la mostra di apertura del nuovo edificio della Fondazione Prada, lo stesso in cui peraltro c'è la mostra di adesso, e il tentativo che sto facendo adesso con questa Recycling Beauty hanno un punto in comune e uno solo. E il punto in comune è di articolare attraverso l'arte classica e senza la minima opera di arte contemporanea e senza il minimo intervento di un artista contemporaneo, se non l'architetto, articolare un discorso che invece si aggancia a una categoria familiare all'arte contemporanea e al suo pubblico. Nel caso di Serial Classic 2015, la mia difficoltà fu che dovevo inventare qualcosa in questo senso, volevo inventare qualcosa in questo senso per un edificio che non c'era ancora. Rem lo stava progettando e lo stava costruendo, cambiando naturalmente idea come succede nelle fasi progettuali, mentre io mettevo a punto il mio progetto e naturalmente cambiavo idea anch'io e ci confrontavamo di quando in quando. Ora invece l'edificio c'è e quindi abbiamo avuto da questo punto di vista la vita più facile, anche perché avevamo già fatto una impresa in comune. Che cosa era la categoria del 2015? Era naturalmente la serialità, donde Serial Classic, che per me era un gioco come Serial Killer, cioè come dire il classico uccide, ma uccide in un modo diverso da come si credeva, non uccide perché è autorevole, uccide perché possiamo vederlo attraverso la lente della serialità come qualcosa di diverso da ciò a cui eravamo abituati e preparati. La stessa cosa, una cosa analoga, ho provato a fare con questa mostra di quest'anno. Cercherò ora di individuare alcuni dei punti del nostro dialogo con Colas, fra noi curatori e Rem Koolhaas. In questo caso la categoria è quella del riuso, il riuso di antichità.
raccontando questa mostra anche negli scorsi anni ad amici, a persone che mi chiedevano che cosa fai di bello, ho visto con crescente stupore, ma a un certo punto ho capito che era veramente un fatto collettivo, che quando parlavo di riuso di arte classica, moltissime persone, anche persone molto colte, dicevano: ma come? Che cosa vuol dire riuso di arte classica? Che cosa significa? Ora, se c'è qualcosa di straordinariamente evidente per uno che vive in Italia in particolare, basta camminare per le strade delle nostre città, per i centri storici naturalmente, ma in qualche caso, nel caso di Roma, anche per le periferie strapiene di acquedotti e di residui romani che magari diventano la parete di un garage, non c'è nulla di più evidente, di più frequente, di più chiaro del fatto che noi riusiamo le antichità, così come riusiamo la lingua latina nell'italiano che stiamo parlando in questo momento, che sto parlando io e che voi seguite benissimo, e i tre quarti del quale anche un latino, se parlassimo piano, uno come Cicerone o Cesare capirebbe. Allora, il fatto che sia così difficile, non difficile, così poco immediato, perché poi quando glielo spieghi lo capiscono tutti, così poco immediato capire che cos'è il riuso, è una controprova, una riprova, non so come si dice, dell'aura che circonda l'arte antica, come se fosse qualcosa che non si può toccare. E invece si è toccato. L'arte antica, per capire il nostro rapporto con l'arte antica, bisogna venire a patti con la storia, capire che l'arte, come ogni altra cosa, come ogni altra esperienza umana, va segmentata per essere intesa. Allora, questa era l'idea sulla quale abbiamo cominciato a lavorare con i miei collaboratori, abbiamo cominciato a fare delle liste di opere e poi abbiamo puntato sulle opere, abbiamo puntato sulle scelte e sulle richieste di prestito più ambiziose che ci venissero mai in mente, come quello che vedete adesso, questo gruppo straordinario del Leone che brana un cavallo, una delle cose, delle opere del tardo ellenismo più importanti che si siano conservate, che a sua volta però è stato riusato, perché da un qualche città greca che non sappiamo venne a Roma, e a Roma da dove era, forse sul Circo Massimo, nella spina del Circo Massimo poteva essere, ma insomma fu poi trasportato sul Campidoglio e lì divenne il simbolo di Roma, finché venne detronizzato dalla lupa giunta lì per donazione di Sisto IV nel 1471, ma prima di allora il simbolo di Roma era questo. Allora abbiamo puntato su dei prestiti molto significativi, in parte li vedete, non ve li sto a descrivere uno per uno. Che ragionamento abbiamo fatto con Colas? Qui il mio dialogo con lui lo riassumo naturalmente, perché eravamo partiti, io ero partito, come fanno i professori, da un progetto di mostra che somigliava piuttosto a un progetto di libro, capitolo 1, capitolo 2, capitolo 3. Sapevo benissimo che non è così che si fanno le mostre, però per organizzare le mie idee, per organizzare anche le categorie dei prestiti, così ho cominciato a procedere. Ragionando con Kohlhaas e vedendo poi la lista dei prestiti, una delle prime cose che è emersa, l'ho detta io stesso e si capiva molto bene, era la differenza dimensionale. In questa mostra ci sono delle cose piccole, per esempio la tazza farnese, che è un vaso piccolo, probabilmente in una di queste immagini lo vedrete, e ci sono delle cose grandi, dei grandi rilievi, e soprattutto ci doveva essere, c'è infatti questa ricostruzione che adesso vedete del Colosso di Costantino, ricostruzione in scala 1:1. In questa sala sono esposti 2 dei pezzi, dei 10 frammenti originari dell'enorme colosso, poi lo abbiamo ricostruito naturalmente non con i frammenti originali, ma con delle copie fatte con straordinaria accuratezza filologica, anche perché questa ricostruzione è stata guidata da Claudio Presicce, sovrintendente capitolino, che studia queste cose da
anni, questo colosso di Costantino alto 12 metri. Allora, come fai a fare nella stessa mostra questo rilievo dei delfini da Pisa che adesso vedete, che abbiamo messo insieme con una fotografia della Basilica di Nettuno dietro il Pantheon, dove pezzi dello stesso fregio sono ancora conservati, documentando che i pisani l'hanno portato da Roma a Pisa nel XII secolo. Come si fa a mettere dei pezzi così grandi e dei pezzi piccoli nella stessa mostra? Allora si trattava di di riflettere sulle strategie dell'attenzione, creando strategie espositive finalizzate a un livello costante di attenzione, anche con spazi e in modi completamente diversi. È così che Rem, che conosce gli spazi della Fondazione Prada benissimo perché li ha progettati lui, ha avuto questa idea, che io ho immediatamente salutato con giubilo, devo dire, di utilizzare per una parte della mostra la cisterna. Il fatto di avere due luoghi diversi era molto vantaggioso, intanto perché la cisterna essa stessa è un edificio industriale riciclato, quindi l'usare. E poi abbiamo riciclato una parte dei materiali della mostra Serial Classic, queste basi di acrilico che voi vedete sotto il piede, sotto la mano di Costantino, sono l'effetto di un riciclo dalla mostra del 2015. Le strategie dell'attenzione che abbiamo inventato si concentrano hanno molti aspetti. Vorrei ricordarne soltanto due. Non senza aver preso le distanze da un'altra delle cose che Guido ci ha ricordato a proposito della mostra del 1949, non perché quelle cose non siano interessanti o non fossero importanti e radicali in quel tempo, e cioè quando Longhi diceva come se fossero nello studio dell'artista, ecco, noi non ci siamo ripromessi di farle come erano nello studio dell'artista, non ci siamo ripromessi di fare delle ricostruzioni storiche. Abbiamo considerato le opere in mostra sulla base della scelta da noi fatta come dei reperti, come se fossero dei meteoriti che ci sono crollati inaspettatamente, mentre noi facevamo tutt'altro e pensavamo a tutt'altro, ci sono crollati fra i piedi e di cui dobbiamo pure provare a fare qualcosa. Questo è il punto di partenza, però per capire che cosa se ne può fare bisogna studiare. Nel mio saggio inaugurale del catalogo io ho fatto un certo uso di una pagina di Roland Barthes a proposito della fotografia, applicandola assai impropriamente, un testo sulla fotografia applicandolo all'arte classica, quando lui dice che chi guarda una fotografia distingue la reazione di fronte alla fotografia in quello che lui chiama studium, cioè distinguere in quella fotografia come è vestita quella signora. Lui pensava in particolare alla mamma, come è vestita, che scarpe ha, come si data, che cosa sono gli arredi, eccetera, da un lato, e cioè gli elementi storici. Noi lo abbiamo fatto e abbiamo utilizzato in questo caso, come nel caso delle altre mostre. Gli archeologi hanno un enorme tesoro di conoscenze che ritengono poco interessante per tutti gli altri, ma invece può essere reso interessante, e questo è quello che Barthes chiama lo studium. E poi c'è il punctum, cioè il punctum nel senso proprio di pungere, di quello che ti punge, che ti fa saltare sulla sedia, quello che ti emoziona, su 100 fotografie sarà una quella che ti emoziona, su 100 sculture sarà una quella che ti emoziona. Allora noi abbiamo cercato di partire dallo studium per arrivare al punctum, e con un allestimento che ha alcune peculiarità. Qui noi vediamo 4 statue particolarmente preziose, le 2 di centro, dico solo di queste, sono il Moro Borghese e la Zingarella Borghese, una coppia
separata, erano insieme nel primo palazzo cardinalizio di Scipione Borghese, messi in questa posizione, come risulta da un testo del 1613, poi il Moro è finito a Parigi, la Zingarella è rimasta a Roma, abbiamo provato a rimetterli insieme, ma certamente non erano insieme così, perché voi li vedete come li abbiamo montati sopra non solo le basi di acrilico, che sono un riciclo dal 2015, ma sopra delle basi di legno, che sono quelle che sono la parte inferiore della cassa su cui hanno viaggiato. Cioè dare subito l'idea, questo è il punto, dare subito l'idea che queste opere sono in transito. È un transito che va dall'antichità fino a noi, è un transito nel tempo ed è un transito nello spazio. Questo transito diventa poi metafora di quello che le opere sono, perché queste opere sono per metà antiche e per metà del primo Seicento, perché Nicolas Cordier che le ha fatte sulla base di frammenti antichi che ha integrato con delle parti sue. Questa è una delle idee. Questa è un'altra idea su cui vi volevo per un momento intrattenere, e cioè il fatto che c'è nel podium ci sono 7 scrivanie come questa, con davanti una sedia da ufficio, cioè uno arriva lì, io nei primi giorni in cui sono stato ho visto il pubblico, ho visto che molti esitano prima di sedersi, poi se qualcuno si siede in una di queste sedie, qualcuno si siede nelle altre. L'idea è proprio questa, di invitare attraverso l'arredo, più che allestimento, invitare a degustare lentamente l'opera d'arte che uno ha davanti a sé. In questo caso un sarcofago romano di Cortona riutilizzato nel 200, con poi una storia molto interessante in cui c'entrano Donatello, Brunelleschi. La sedia invita a sedersi davanti e alcune didascalie molto avare, di cui si vedono delle etichette sulla destra, spiegano che cosa danno delle informazioni elementari. Una specie di un invito a una slow art, diciamo. L'altro punto che vorrei dire è il fatto che nel podium non c'è un itinerario prefissato. L'ambizione è che ognuna di queste opere, per esempio il pavone che vedete in primo piano, che viene dal mausoleo di Adriano, quindi del secondo secolo d.C., poi utilizzato nella vecchia San Pietro dall'Alto Medioevo in poi, ora nei Musei Vaticani, quel pavone ha questa storia, ma tutte le altre cose che vedete, ciascuno di questi racconta una storia sempre diversa, sempre descritta velocissimamente dalle piccole etichette che ci sono, ma tutte queste storie nella loro diversità sono sempre la stessa storia, cioè quella di un'antichità segmentata, di un'antichità in parte perduta, in parte rifatta, in parte ricostruita, in parte rimessa insieme, in parte rimessa insieme anche da noi. E qui, anche se forse non ne abbiamo il titolare, non lo so, vorrei anche dire che in un caso abbiamo rimesso insieme, e lo dico perché è stato grazie anche all'intervento di Guido Beltramini e alla sua assistenza, che abbiamo potuto rimettere la sua testa su una statua antica che l'aveva perduta. La testa, essendo la testa del primo Cinquecento e la statua invece di età romana, qualcuno aveva pensato bene di separarle, mettendola addirittura in un certo periodo in musei diversi, e poi c'è anche un'iscrizione finita in un magazzino. Abbiamo ricostituito anche questa unità. Allora, tutte queste storie di pezzi che si rompono, che si segmentano, che vengono integrati dagli artisti, eccetera, serve, io credo, per ridare all'antichità quello che è il suo bello, non la sua interezza in cima a una base di ghiaccio, a un iceberg, ma la vera somiglianza con noi non è
il fatto che noi deriviamo da loro e quindi ce ne possiamo vantare, e con ciò, come dicevano nelle scuole inglesi dell'Ottocento, la discendenza dai greci e dai romani legittima la colonizzazione. Questa è stata una delle sciagure della cultura classica. Se che qualcosa non comune con noi è la segmentazione del tempo, la coesistenza di varie temporalità, per cui ciascuna di questi oggetti ha una data, 2 date, 3 date. E infine, l'ultimo punto che vorrei menzionare, il rapporto fra reale e virtuale. Se uno vede una scrivania da lontano con una sedia davanti, cosa pensa? Mi siedo e troverò un computer. Invece si siede e trova un sarcofago. Il sarcofago, quello stesso sarcofago su uno schermo non sarebbe quello stesso sarcofago. Quello stesso sarcofago, il sarcofago vero è meglio del sarcofago virtuale. Quando uno va nella cisterna e vede il Costantino di 12 metri, non si trova davanti a una ricostruzione virtuale di Costantino, ma si trova davanti a un Costantino che somiglia molto a come doveva essere nella Basilica di Massenzio, dove la statua fu collocata verso il 320 o 30 d.C. Non ho nulla contro le ricostruzioni virtuali. Dobbiamo però ricordarci che il virtuale è una cosa, il reale è un'altra. Poi, se qualcuno preferisce il virtuale, faccia pure. Io penso che distinguere il virtuale dal reale sia un punto assolutamente essenziale. Ultima cosa che volevo citare, un'altra delle parole, delle parole datate 1949, da cui vorrei prendere le distanze rispetto all'opera che abbiamo fatto noi, è la parola gusto. La parola gusto aveva un significato allora e ne ha forse un altro oggi, meno intenso, meno familiare, meno vincente, diciamola così. Invece non è per caso che tu, Guido, parlandone una o 2 volte, hai a un certo punto usato come sinonimo qualcosa come una dimensione civile. Ecco, io nel caso di questa mostra, la parola dimensione civile la riconosco più simile a quello che ho in mente io. La parola gusto la riconosco con tutta la sua arbitrarietà come una parola più datata, di cui non nego la presenza né in me né in altri, ma che non è la chiave di lettura di quello che ho pensato di fare e di quello che con Rem siamo riusciti, credo, a realizzare. Forse ho parlato troppo e mi fermo qui. Grazie. Ecco, noi allora ringraziamo Salvatore Settis per questa spiegazione che ha, come dire, già anticipato molte mie domande, ma ecco, se c'è qualcosa che forse lega quello che abbiamo sentito prima da Guido Beltramini e quello che abbiamo sentito adesso, a me sembra l'idea che l'opera d'arte posta in uno sfondo altro da sé possa rivelarsi in una nuova luce, sotto una nuova forma e accorciare le distanze tra lo spettatore e appunto il percorso. Notavamo divertiti che il tessuto che ricopre alcune delle basi della mostra alla Fondazione Prada è un tessuto bianco a grana grossa, grezzo, che ci ha fatto ripensare alla mostra di Giovanni Bellini e all'allestimento che abbiamo visto prima. Se posso dire una cosa, Marcello, a me quello che colpisce molto è, riguardando queste cose sulla mostra di Giovanni Bellini e ascoltando Salvatore adesso, è che la mostra di Giovanni Bellini è di Pallucchini e Scarpa, cioè questa è un errore proiettare su Michelangelo, su Palladio, su Scarpa quest'idea demiurgica dell'architetto. In realtà anche nella difesa della scelta delle cornici bianche e anche nell'indicare di Pallucchini nella mostra di Van Gogh del 37 il modello, è chiaro che non è Scarpa, come dire, dà una forma a una strategia e a un sapere che è quello di Pallucchini, esattamente come
ci ha spiegato Salvatore avere lavorato con Scarpa, e dopodiché guardando il bellissimo allestimento di Recycling Beauty ti rendi conto del valore aggiunto che ovviamente, anche se Salvatore, pensando alla radicalità di Rem Koolhaas, però l'ebbrezza di Noè di Besançon messa sull'angolo, su un pannello bianco, come dire, è irraggiungibile come livello di astrazione, no? Assoluta dell'opera. Non ti sentiamo, Salvatore. No, dicevo, non c'è dubbio, quell'uso dell'angolo mi ha molto colpito e certamente... mi sentite? Sì, sì. E certamente non credo che Rem avesse in mente quello quando ha utilizzato l'angolo in certe maniere, né lo avevo in mente io quando ho collocato la testa di cavallo di Donatello in angolo e che guarda trasversalmente verso il pubblico che entra e verso il sarcofago di Cortona che Donatello disegnò. Quindi lì c'è tutto un discorso la filosofia dell'angolo, come posso dire, che non necessariamente ha una genealogia specifica. E che, diciamo, forse nel caso dei dipinti c'è, come dire, l'idea dirompente viene dalla negazione dell'idea albertiana del quadro, nel momento in cui la parete non è più parallela a ciò che le sta dietro, ovviamente quel concetto rinascimentale e umanistico salta e da lì appunto l'effetto di straniamento. Però pensavo anche, guardando le immagini della Fondazione Prada e ripensando a Carlo Scarpa, che in diversi suoi allestimenti fa saltare l'idea di un percorso necessariamente lineare e obbligato, nel senso che aprendo dei tagli nelle divisorie tra un ambiente e l'altro crea un effetto di anticipazione da una parte e dall'altra dello spettatore che, percorrendo appunto le sale, può rivedere improvvisamente e inaspettatamente di nuovo la stessa opera che ha già visto, ma da un altro punto di vista. E questo mi faceva pensare all'ultima sala della mostra della Fondazione Prada, dove il fregio del Tempio di Nettuno è esposto in alto e si può vedere dal basso, diciamo, lì dove è simulato il punto di vista del contesto originale. Percorrendo all'esterno la cisterna, il frammento si vede da dietro e rivela il suo riuso nel cantiere della cattedrale di Pisa. Ecco, se quest'idea della visione dell'oggetto ripetuta e diversa poteva essere, come dire, un fil rouge che unisce i due discorsi che abbiamo visto. Assolutamente, come un'altra cosa è l'idea del dispositivo, cioè la sedia davanti alla scrivania è esattamente come l'idea di Scarpa di spostare leggermente la parete verso la luce, cioè non c'è il disegno di un oggetto. Io trovo noiosissimo l'enfasi scarpiana nel disegno, nel dettaglio, e trovo che lo Scarpa migliore è lo Scarpa povero con pochi mezzi di Palazzo Abatellis o di Possagno, in cui è costretto, come dire, a lavorare con i dispositivi rispetto alla follia della Tomba Brion, capolavoro assoluto, in cui, come dire, il disegno di dettaglio diventa una forma maniacale di collezionismo di coleotteri formali. E questi due sono senz'altro la visione simultanea dell'oggetto da più parti, l'idea del dispositivo. Poi mi pare interessante questa idea, pensando a questi grandi stagioni di pionieri del dopoguerra, quest'idea dell'arte come arte contemporanea, no? Nel nostro presente. Quello che abbiamo capito nei decenni è che in realtà quello che è ovvio che le domande dello storico sono domande contemporanee, cioè è ovvio che lo storico non può che fare domande del suo tempo, è che, come dire, quello che mi pare abbia fatto anche questa mostra di Salvatore è andare a cercare
nel passato, con gli strumenti della filologia, dei temi significativi per il nostro presente, cioè andando a vedere come sono stati risolti dei nodi che ci agitano ancora oggi. Io, che vivo in un mondo di architettura, penso che questo momento della grande rivoluzione digitale dell'architettura, il recente libro di Salvatore sulla lettera Leone X di Raffaello, è proprio in quel momento in cui si mette, come dire, si definisce il modo di rappresentazione dell'architettura. Aspetta, è questa lettera in cui Raffaello, raccomandando una grande campagna di rilievo dell'antichità, dice che vanno disegnate non come i pittori ma come gli architetti fanno, cioè in pianta, prospetto e sezione, per consentire il controllo della misura. Ecco, l'origine del disegno dei 5 secoli successivi è nel 1500, nel secondo decennio del 500, quando viene scritta la lettera, e pensate che per 500 anni gli architetti hanno disegnato così, e a partire dagli anni 90 del Novecento la rivoluzione digitale ha rotto quel sistema che durava da 500 anni. E andare a vedere le origini di quella rivoluzione ci aiutano anche adesso a capire il senso della rivoluzione digitale, che in architettura fa sì che sia possibile fare dei disegni che hanno la precisione del decimo di millimetro e insieme avere automaticamente un meraviglioso rendering dell'insieme, cosa che non si poteva fare. Quindi come dire, il portare il passato nel presente, questo secondo me è veramente una lezione che unisce le due mostre, ovviamente con tutte le differenze. Io ne ho parlato con Bacchi, lui è più serio di me, io le cornici non le avrei mai tolte, perché, come dire, come rompere la biografia di un oggetto mi pare ucciderlo, per cui anche quando Berenson parla di corpi nei sudari, mi sembra, no, che tu, togliendo la cornice, interrompi la biografia dell'oggetto. Quella cornice dell'800 è lì per un motivo, per la sua storia, tu la togli in nome di un gusto e quindi in qualche modo uccidi l'oggetto e ottieni come dire, l'analogia berensoniana dei sudari è anche quella dei tavoli anatomici, no? Queste cose sono messe in simultanea su un fondo bianco, così. Però è una lezione impressionante. Sì, ecco, se c'è forse una cosa che funziona, ecco, non so se Salvatore Setis voleva aggiungere qualcosa su questo punto. Se possibile vorrei fare un piccolo commento ancora, perché che tiene conto di quello che Guido ha appena detto. E cioè, intanto mi pare che è inutile sottolineare che questa mia è una mostra di scultura e non di pittura, tuttavia lo studio dell'inclinazione giusta a cui far vedere alcune cose è anche un altro elemento che può essere in qualche modo considerato in comune con la ricerca di Scarpa di tanti anni fa. Se torniamo a quella dove c'è il fregio dei delfini, a quel tavolo di prima, se torniamo a quello, io vorrei farvi notare anche un'altra cosa. Quello che vedete in questo grande tavolo, forse qualcuno lo chiamerebbe un tavolo da ospedale, non lo so, disegnato da Rem Koolhaas apposta, sono tutti per la prima volta raccolti tutti insieme i superstiti rilievi dei troni di Ravenna, quelli che hanno insegnato la grammatica dei putti, diciamo, alla scultura italiana del Quattrocento. Li abbiamo raccolti tutti. Allora, li abbiamo raccolti tutti, ma non potevamo raccoglierli veramente tutti, perché alcuni sono murati, 2 a San Vitale. Quindi nel raccoglierli tutti abbiamo dovuto usare alcuni calchi. 2 calchi sono calchi storici, 2 calchi li abbiamo fatti noi. Vedete quello che vedete proprio in primo piano, sono i 2 di San Vitale, quello di destra è un calco storico, quello di sinistra l'abbiamo fatto noi, cioè un calco fatto con la metodologia non per contatto di adesso, con scanning, eccetera, eccetera. Che cosa succede qui? Per lo studioso c'è un livello di lettura in cui lo studioso si può rallegrare di vedere raccolti per la prima volta tutti questi rilievi e li confronta l'un con l'altro. Nel fare questo confronto deve, come dire, abolire per un momento nella sua testa la diversità della superficie.
il museografo li guarderà invece accorgendosi della varietà della superficie, perché ognuno ha una storia museografica diversa. Il visitatore che non sa nulla dei putti di Ravenna non può non coglierne le affinità, c'è qualche piccola spiegazione anche qui, però può cogliere anche, può cogliere anche la differenza molto marcata, molto palmare fra il calco fatto adesso e il calco storico e l'originale. Cioè qui noi abbiamo a che fare con un racconto, con un livello narrativo, eccovi tutti i rilievi dei putti di Ravenna, è un rilievo concettuale. Guardate qui qual è la differenza fra gli originali, i calchi antichi e i calchi che abbiamo fatto ieri mattina. Io credo che questo sia un altro dei discorsi che abbiamo provato a costruire, che forse con un'immagine come questa spero si capiscano. Nella mostra si capiscono meglio, si spera. Ma... Sì, ed è bellissimo, e quello che è chiaro è che il passato non ci dice cosa eravamo, la storia non ci insegna niente, ci dice quello che non siamo, ci dice proprio la distanza dal passato, ed è la misura di quella distanza il lavoro di uno storico, no? Che per contrasto ti fa capire meglio chi sei tu, quindi giustissimo. Ecco, io non so se ci sono delle domande dal pubblico. Prego, allora. Sì. Salvatore, Giovanna, volevo fare una domanda da un altro punto di vista, da un punto di vista dell'artista. Ultimamente si è assistito, soprattutto sull'arte classica, da parte di artisti contemporanei, l'utilizzo addirittura di frammenti reali, penso a Vezzoli, per non far nomi, all'interno di opere contemporanee, oppure di altri artisti che hanno riprodotto opere classiche in cui hanno poi fatto dei disegni, delle decorazioni su queste opere. Lo dobbiamo considerare un riciclo contemporaneo valido oppure no? È una domanda un po' provocatoria e la faccio ad entrambi, perché in alcuni casi sono state anche usate delle statue importanti, canoviane, eccetera. Grazie. Ma suppongo che tu pensi a Vezzoli e in qualche modo anche a Jeff Koons, perché Jeff Koons ha messo la sua Gazing Ball sull'Ercole Farnese, su non so quante altre statue antiche, lasciando però la statua uguale, mentre invece Vezzoli ha fatto delle operazioni più radicali, una delle quali anche in una mostra che ha fatto proprio a Brescia, nel Capitolium, nella stanza adiacenti a quella della Vittoria che abbiamo visto, addirittura comprando lui sul mercato delle sculture antiche un po' rovinate e dipingendole non in modo virtuale ma in modo reale. Io non voglio mettermi qui a fare una filosofia della conservazione per dire se queste cose lui le poteva fare o non le poteva fare. Legalmente non le può fare, però insomma nessuno gli dirà mai nulla, dato che sceglie delle opere di interesse di noi. In ogni caso la frequenza, la straordinaria crescente frequenza con la quale gli artisti, un numero crescente di artisti contemporanei si misura con l'arte antica, è un altro fenomeno, un altro paradosso del nostro tempo. Da un lato si diffonde la cosa che studiare il greco e il latino non serve poi a molto, dall'altro lato ci sono degli artisti che si occupano di queste cose qui e le tirano fuori. Devo dire anche che ci sono stati 3 o 4 artisti che si sono ispirati proprio a serial classic. Ancora questa ultima è aperta da 2 settimane, quindi non so se succederà, però ci sono degli artisti che sono ispirati a serial e addirittura ci sono anche delle mostre che si sono ispirate a serial classic, che sono state fatte proprio su questo. Cioè, in realtà l'arte classica veramente colpisce ancora l'immaginazione anche di chi dal punto di vista della formazione, dell'educazione che ha ricevuto di mondo classico sa poco, però viene
ugualmente attratto da queste forme. Io credo che questo sia un residuo dell'aura, non attribuisco alla bellezza immortale dell'arte classica queste cose, queste formule retoriche non mi incantano neanche un po', ma lo attribuisco a un residuo che dura ancora e che non so quanto ancora a lungo durerà, a un residuo di quell'aura che è stata creata per secoli dal primo umanesimo fino alla seconda guerra mondiale e poco dopo, intorno all'arte antica, quindi credo che sì, sono riusi. Grazie. E qualche altra domanda? Se non ci sono altre domande, noi ringraziamo Guido Beltramini e Salvatore Settis ancora una volta. Aspettate. Ecco, la mia non sono più che una domanda, una considerazione che però mi pare stia bene come chiusura di questa cosa. È una vita che mi occupo così in modo dilettantesco d'arte, però è una vita che mi faccio anche un'interrogazione di cui non ho mai avuto una risposta, perlomeno non ho mai sentito tesi svolte in modo soddisfacente. Non so, questo giudizio atemporale, trasversale della bellezza, se voi pensate il concetto cioè della bellezza, l'emozione che dà la bellezza nell'uomo è assolutamente trasversale e si prolunga nel tempo, non so, dall'epoca storica a oggi, dal continente asiatico. Ciò che in genere è bello per un cinese antico è bello anche per noi. Questa trasversalità è una cosa che mi ha sempre stupito, meravigliato, mi sono sempre chiesto come mai, ed è all'origine di tutti questi discorsi che sono stati fatti e che continuiamo a fare noi, perché alla fin dei conti è proprio la base di questa bellezza che ci porta poi a contornarla con tutti i discorsi che ci sono fatti di mostre diverse, e il discorso in particolare di Scarpa, delle esposizioni, delle cornici, ma alla base c'è questa bellezza che per tutti noi, quello che è bello per noi, lo sarà probabilmente per non so quante generazioni. Ecco, e il ritorno degli artisti sui classici, perché? Perché dentro di noi c'è questo, ma però ecco, è una cosa per me veramente che mi ha sempre turbato, perché non ho mai avuto una spiegazione logica, un qualcosa di questo concetto così universale, assolutamente trasversale. Grazie. Ecco, non so se volevamo dire qualcosa, ma se posso rispondere io per chiudere, se c'è qualcosa che veramente unisce tutti i discorsi che abbiamo fatto stasera, è l'idea che diceva prima Guido Beltramini della biografia dell'oggetto, e la biografia dell'oggetto racconta quella rotta da Carlo Scarpa, oppure raccontata benissimo dalla mostra di Salvatore Settis. Ecco, quella biografia culturale è ciò che rivela quella atemporalità della bellezza di cui Mario Scaglia ci ha parlato. Ecco, mi sembrava questo il modo migliore per chiudere.